Ciao a tutti tesori, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Oggi faremo due cose, un unboxing e un viaggio nei mercatini dell'usato. Promesso, questa volta sarò preparata. Allora, iniziamo dall'unboxing. Praticamente ho fatto l'abbonamento ai primi maestri del fantastico. Ho già preso il primo volume in edicola a 2,99 € ed è questo, La macchina del tempo. Non so se si vede, ma sono edizioni veramente molto belle. Non so se faccio vedere qualche illustrazione. Oppure qui, se non sbaglio, oltre alla macchina del tempo dovrebbero esserci anche altri racconti. Allora, io ho fatto l'abbonamento per quanto riguarda la seconda edizione, la seconda uscita, e mi è arrivato questo pacco con 3 libri. Aspetta che qui è difficoltoso. Dovrebbe contenere Frankenstein, il gatto nero e la guerra dei mondi. Infatti, la guerra dei mondi, togliamo prima il cellophane. Sembra uno Yorkshire. Tra l'altro oggi ho sperimentato il trucco blu. Io di solito faccio nude e quindi non so se mi ci ritrovo. Mi sembra un po' troppo pesante. Solo che ho comprato una palette e ce ne sono davvero tanti e sembra un peccato non usarli. Ecco qua, la guerra dei mondi. Non so se c'è qualche illustrazione, sì. E comunque sono cose carine da tenere in libreria, soprattutto per le edizioni. Il gatto nero. In realtà poi comunque l'abbonamento l'ho disdetto perché molti dei libri che mi sarebbero arrivati sono di Lovecraft, e essendo che ho già dietro lì, non so se si vede, il Necronomicon e i miti di Cthulhu, anche se sono belle edizioni, comunque cioè, la libreria è quello che è, non è che ho tutto questo spazio, e quindi se recupererò qualcosa sarà Dracula, ma non so se lo troverò più in edicola perché ne esce una settimana e quindi mi sa che l'ho saltata, quella di Dracula. E ecco Frankenstein. Cioè, non so se si vede, però brilla. Poi vabbè, ce ne sono anche altre in teoria di illustrazioni, però queste sono quelle più importanti, insomma, quelle all'inizio del libro. Se consideriamo come sono, in libreria ne vale davvero la pena, penso. Solo che sono davvero tanti perché la collana è composta da 60 numeri e quindi non credo che la farò. Però belli. Comunque, ecco un altro pacco. Allora, questo pacco è un piego di libri e me lo ha mandato Alberto. Dato che praticamente vivo quasi fuori dal mondo, mi sono accorta solo di recente, andando in biblioteca, che c'era un cartello gigantesco con scritto 700° anniversario di Dante. E quindi ho pensato, cosa posso fare per il 700° anniversario di Dante? Ovviamente mi sto recuperando in audiolibro La Divina Commedia. Opinione impopolare. Che palle. Cioè, poi le dà un senso di sconforto generale proprio. In ogni caso pensavo di prendere dei libri a tema Divina Commedia, quindi ho cercato di prendere un fantasy italiano ispirato alla Divina Commedia e ho trovato I Canti delle Terre Divise di Francesco Gungui, spero di dirlo bene. Sono divisi in 3 libri, credo che ce ne sia anche un quarto ma non ne sono sicura, chiamati Inferno, Paradiso e Purgatorio, chiaramente. È un distopico in cui le persone vengono mandate all'inferno se non si adeguano alle regole del governo oligarchico. Dovremmo ripercorrere le avventure dei protagonisti che passano dall'inferno, poi vanno in purgatorio e poi in paradiso. Eccoli qua. Sono anche delle edizioni molto belle. Abbiamo l'inferno, il purgatorio, spero che a fuoco ma non ne sono sicura perché appunto non lo vedo, e il paradiso. Sono praticamente nuovi, l'ho pagati 15 € e grazie Alberto che me l'hai mandati perché li aspettavo da tempo, dato che avevo già letto qualcosa di loro. Allora, l'unboxing è terminato
E adesso vi porto con me in un viaggio mistico per i mercatini dell'usato vicini alla mia città. Ne ho visitati 3, dei quali il primo è quello, diciamo, in cui ho preso più cose e anche risparmiato di più, e ho preso un totale di 9 libri, di cui 4 mi sembra l'ho pagati solo €1. In totale ho speso 15,40 €, proprio pochissimo. Allora, ho preso 3 libri del ciclo dell'eredità di Paolini. Sì, è assurdo, non ho mai letto nulla di Paolini e mi piacerebbe iniziare perché vorrei leggere quelli che sono usciti di recente, che forse dovrebbero essere più fantascienza. Però ecco, vorrei iniziare prima con questo e poi passare agli altri. Di questi ne ho presi 3, che sono Eragon. In realtà sono anche abbastanza nuovi. Aspetta, è scappata la copertina. Ok. Sì, sono un po' rovinati qui, ma sono passabili. Non avevano Eldest, se non mi sbaglio, ma cioè in realtà ce l'aveva, ma era un'edizione, quelle basse colorate di rosa, un po' stonavano con questi qui, che sono tutti belli grossi, con la sovraccoperta. E l'unica cosa, il problema è che di questo libro, quindi l'ultimo, non c'è la sovraccopertina. Sapete se in qualche modo si può ordinare alla casa editrice, tipo, non lo so, gli chiedo la stampa e poi me la stampo da me? Se si può fare, scrivetemelo nei commenti che lo faccio subito, perché mi disturba molto avere i libri diversi, insomma, nonostante già questi due sono uno Fabbri Editori e l'altro Rizzoli, quindi già la cosa mi disturba, ma almeno hanno lo stesso formato. Questi sono quelli che per assurdo ho pagato di più, perché in totale ho speso 7,20 €, ma li ho pagati 2,40 € l'uno. Sempre a tema fantasy italiano abbiamo la cara vecchia Alicia Troisi, questa volta con la saga Pandora. Libro praticamente nuovo, super nuovo. Quando era abbastanza giovane ho letto le prime 2 trilogie che ha scritto la Troisi, ovvero Le cronache del mondo emerso e Le guerre del mondo emerso. Già il primo era un po' nonostante comunque mi sono rimaste un po' nel cuore. Le guerre considero non l'ho neanche finito, perché è tipo una serie d'assurdità, i personaggi piatti, non mi è piaciuto particolarmente. Avevo anche i libri fisici, ma li ho scambiati. Uno scambiato e uno venduto, e in caso li metterò qua da qualche parte se ho delle foto vecchie. Ricordiamoci tra tutto una delle frasi meravigliose, tipo i mercanti mercanteggiavano, cosa non da poco. E sì, ma questo è anche il problema che dicevo all'inizio, magari alla fine era anche un libro bello, ma senza un lavoro di editing dietro sono uscite una serie di stupidaggini, per non dire altro, e penso che sarebbe stato tutto molto meglio con un buon lavoro di editing dietro, quindi ecco, non gli do propriamente tutte le colpe. Però volevo cercare di capire se questa autrice ha cercato di rivalutare se stessa con una saga magari un po' più importante. Questo è il primo di 4 libri, se mi piacerà forse recupererò anche gli altri, ne dubito. Nel caso che lo abbiate letto, scrivetemi nei commenti com'è, perché nel caso che si sfoci subito nel trash mi preparo psicologicamente. E tra l'altro un affare, perché l'ho pagato €1. Prossimo libro si chiama Luce di Silvia Sacco Stevanella. Allora, non l'ho mai sentita questa autrice, però una cosa interessante è che la trama dovrebbe svolgersi in Umbria, credo, perché parla del centro, se non mi sbaglio. Dovrebbe essere una duologia, ma non è chiaro, perché le informazioni nel web non è che sono proprio così aggiornate. E è un libro per ragazzi 10-13 anni. Prossimo libro si chiama La viaggiatrice di O di Elena Cambiati, sempre fantasy italiano, e tra l'altro c'è ancora l'appiccichino, un errore, lo toglierò molto presto. Questa è la copertina, tra l'altro molto bella. Non so se è un fantasy o un fantasy per ragazzi, perché dovrebbe essere per ragazzi, ma c'è anche la magia nera, quindi non lo so come funziona di preciso, lo scoprirò più avanti. Leggendo la biografia dell'autrice mi interessa molto, perché dovrebbe esserci molto relativo all'arte di Torino, dove è ambientata la storia.
quindi ho molte speranze per questo libro, nonostante credo sia solo per ragazzi. Ah, tra l'altro ho pagato 1,80 euro. Ultimo libro di quelli italiani, indovinate un po', Claudia Palumbo, Damned. Essendo che la settimana scorsa ho pubblicato il video in cui ne parlavo di questo libro, e eccolo qui, praticamente anche questo nuovo, e la cosa divertente e bellissima è che l'ho pagato 1 euro, quindi perfetto. Lo userò per gli scambi, se cioè in realtà l'ho preso per farvelo vedere nella video, ma poi lo userò per gli scambi perché l'ho già letto. Passando al fantasy straniero abbiamo Hourglass di Claudia Gray. Questo è il terzo libro di questa saga, tra l'altro prima saga che l'autrice ha scritto, una saga di 4, ho già detto saga 7 volte, di 4 libri più una novella. Non ho molte speranze in merito perché appunto è la prima che ha scritto, ma nei gruppi vedo sempre queste foto qui tra quelli di fantasy o comunque di scambi eccetera, quindi una chance gliel'ho voluta dare e l'ho pagato 2,70 euro se non mi sbaglio, infatti mi sbaglio 2,40 euro. Ultimo libro di questo negozio, probabilmente sentirete Google che lo pronuncerà al posto mio. Vabbè, comunque è Wondrous Strange di Leslie Livingston. Da Goodreads, l'unico che praticamente ne parla, dove trovi informazioni, credo di aver scoperto che si tratta di una trilogia. La cosa più bella è che stiamo parlando di fate e quindi la userò appunto nella rubrica che farò sui fe e le fate. E questo è uno di quelli che ho pagato sempre 1 euro. Quindi alla fine, male che va, lo scambio. Allora, cambiando negozio, tra l'altro metterò dei video, non so dove, magari mi sposto più qua così compare qui. Sono andata in un altro negozio, c'ero già stata a gennaio se non mi sbaglio, e avevo visto un sacco di libri, ma soprattutto in questo negozio di libri usati ci sono tantissimi libri fantasy, solo che i prezzi sono praticamente il triplo di quest'altro. E a gennaio avevo preso The Host di Stephanie Meyer perché mi era piaciuto tantissimo il film. Non me ne fate una colpa, ma il film era veramente bello e quindi ho voluto il libro per vedere se cambia qualcosa, se c'è magari come la storia continua o non lo so, qualcosa in più rispetto al libro. Questo qui di Host l'avevo pagato 4 euro, quindi alla fine è buono considerando che ne costa 13. Allora, come primo libro abbiamo The Selection di Kiera Cass. Di questa autrice e di questa saga ne ho sentito parlare solo ed esclusivamente male, ma mi volevo fare una mia idea e quindi, dato che il libro praticamente è nuovo, passando di mese in mese nei negozi li scontano, stava a 4 euro, l'ho pagato 2, quindi assolutamente ne vale la pena, credo. Sempre lì ho visto Firelight di Sophie Jordan. Essendo che ce l'avevo in lista l'ho preso, anche perché l'ho pagato 2 euro ed è praticamente nuovo. Parla dei draghi che si stanno estinguendo e per scappare dai cacciatori si trasformano in umani e vivono con loro. E questo è problematico perché magari rischiano di dimenticare se stessi, di come erano un tempo. E la protagonista conosce appunto un cacciatore. Scommetto che è una trashata assurda, però non lo so, diamogli una chance e poi vedremo più avanti. Tra l'altro questa qui è una trilogia che ha anche una novella e magari faccio comparire qua attorno le cover degli altri libri. Ultimo libro di questo mercatino si chiama Il bacio del vampiro di Colleen Gleason, non lo so come si dice, è questo qui, è praticamente nuovo anche questo ed è il quinto, se non erro, della saga dei Gardella. Essendo che l'ho pagato 1 euro, l'ho preso e forse, cioè sicuramente recupererò gli altri, solo che sono 9 libri ma in Italia ne sono usciti solo 6, se non mi sbaglio, correggetemi se sbaglio, quindi non lo so se li recupererò tutti o recupererò fino al quinto. Vediamo, comunque è una saga di cui ho sentito molto parlare e penso che magari ne vale la pena conoscerla. Altro giro, altra corsa e ultimo negozio dell'usato. Sì, mi sono spostata un po' perché qua farò comparire le immagini di questo negozio. A parte che sto molto scomoda perché è praticamente una specie di corridoio con tutte cose in giro.
In questo negozio in particolare hanno veramente tantissimi libri, molti anche vecchi, ma tanti nuovi, solo che anche se ci ho passato un'ora del mio tempo, sono riuscita a trovare poco o niente perché, oltre a quello che vedete davanti, ogni scaffale presenta 3 file di libri e noi davanti vediamo solo la prima. E poi non è che sono così in ordine, magari ce ne sono all'incontrario e quindi non sono proprio visionabili. E in mano, per assurdo, mi è capitato un libro della Armentrout, Ritorno da te. Il secondo di una trilogia sicuramente Harmony, in ottimo stato, è praticamente nuovo, assolutamente nuovo. Allora, in realtà in questo negozio c'era un'offerta. Se prendevi 8 libri te li metteva a 10 euro, voglio dire presi, no? Solo che, essendo che io avevo solo un'ora da dedicare a questo negozio e lì praticamente dovrei andarci, non lo so, in gruppo no perché adesso è tempo di Covid, però comunque mi dovrei portare qualcuno per tirare fuori scaffale per scaffale, vedere tutto quello che merita, fare magari una pila delle cose da prendere. Ho trovato solo 2 libri per adesso meritevoli e uno appunto questo qui della Armentrout. Io ho già letto la saga Lux, ho già letto il primo di Covenant, sono convinta che questa autrice scriva trash, ma voglio provare con quest'altro perché dovrebbe essere solo Harmony, però non voglio sbagliarmi. Tra l'altro io ne ho presi solo 2, così finisco il discorso. Gli ho chiesto, ma essendo che c'è quella promozione, i libri singoli quanto costano? E lui mi ha risposto, in realtà ti conveniva prenderne più perché singoli costano maggiormente, insomma. E quindi mi ha detto, te li posso mettere 5 euro. E io pensavo, cavolo, 5 euro l'uno e a sto punto vado a prenderne altri. E invece poi mi fa, ma no dai, ti faccio 4 euro tutto. E quindi praticamente l'ho pagato 2 euro l'uno. L'ultimo libro che ho preso è di Antonio Casanova, ovviamente si chiama L'illusionista, è questo qui. È il terzo libro di questa saga per ragazzi, di cui per assurdo se vai a vedere su internet, su Goodreads per esempio, c'è solo la versione tedesca e spagnola. Comunque l'italiano non c'è, già per far capire quanto è conosciuta questa saga. È un libro a partire dai 9 anni e non lo so, magari è carino. Poi è bello tutto illustrato, non so se si vede. Allora, terzo libro di questa saga, chiaramente prima di leggerlo, se lo leggo recupererò il primo e il secondo. Sono convinta che ci sia in quel negozio, ma ecco, se non mi porto i rinforzi è impossibile riuscire a cercare qualcosa. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto questo viaggio mistico all'interno dei mercatini. E se avete letto qualche libro tra quelli citati scrivetemelo nei commenti, che così già mi preparo se è bello, se merita oppure se è un trash clamoroso. E grazie di aver visto il video fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!